Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco acido ibandronico AG e GSPA, società del gruppo Stad Arzneimittel AG. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa acido ibandronico AG? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere acido ibandronico AG durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa acido ibandronico AG? Acido ibandronico AG è un farmaco a base del principio attivo acido ibandronico sale monosodico monoidrato, appartenente alla categoria degli osteomodulanti e nello specifico bifosfonati. È commercializzato in Italia dall'azienda EGSPA, società del gruppo Stad Arzneimittel AG. Acido ibandronico AG può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Acido ibandronico AG 150 mg a 1 compressa rivestita con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: EGSPA, società del gruppo Stad Arzneimittel AG. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: acido ibandronico sale monosodico monoidrato. Gruppo terapeutico: osteomodulanti. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: trattamento dell'osteoporosi in donne in postmenopausa di elevato rischio di frattura, vedere paragrafo 5, 1. È stata dimostrata una riduzione del rischio di fratture vertebrali. Non è stata stabilita l'efficacia sulle fratture del collo del femore. Posologia. La dose raccomandata è una compressa rivestita con film da 150 mg una volta al mese. È preferibile assumere la compressa nello stesso giorno di ogni mese. L'acido ibandronico deve essere assunto dopo un digiuno notturno, di almeno 6 ore, e 1 ora prima dell'assunzione di cibi e bevande, a parte l'acqua, del mattino, vedere paragrafo 4, 5, o di qualsiasi altro medicinale o integratore orali, compreso il calcio. In caso di dimenticanza di una somministrazione, alle pazienti va indicato di prendere una compressa di acido ibandronico da 150 mg il mattino successivo al giorno in cui si sono ricordate, a meno che non manchino meno di 7 giorni alla successiva assunzione programmata. In seguito le pazienti devono continuare ad assumere la compressa una volta al mese alla scadenza programmata inizialmente. Nel caso in cui manchino meno di 7 giorni alla successiva assunzione programmata, le pazienti devono attendere fino al giorno della successiva assunzione e quindi continuare ad assumere una compressa una volta al mese come programmato inizialmente. Le pazienti non devono assumere 2 compresse nella stessa settimana. Le pazienti devono ricevere un'integrazione di calcio e barra o vitamina D se l'assunzione con gli alimenti è inadeguata, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Non è stata stabilita la durata ottimale del trattamento con bifosfonati per l'osteoporosi. La necessità di un trattamento continuativo deve essere rivalutata in ogni singolo paziente periodicamente in funzione dei benefici e rischi potenziali di acido ibandronico AG, in particolare dopo 5 o più anni d'uso. Popolazioni speciali. Danno renale a causa della limitata esperienza clinica, vedere paragrafi 4, 4 e 5. 2. Il trattamento con acido ibandronico non è raccomandato nelle pazienti con una clearance della creatinina inferiore a 30 ml/min. Nelle pazienti con danno renale da lieve a moderato con clearance della creatinina pari o superiore a 30 ml/min non è necessario alcun aggiustamento di dose. Compromissione epatica. Non ha richiesto alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5, 2. Anziani, 65 anni. Non ha richiesto alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5, 2.
Popolazione pediatrica. Non vi è un uso indicato nei bambini sotto i 18 anni e l'acido ibandronico non è stato studiato in questa popolazione. Vedere paragrafi 5, 1 e 5, 2. Modo di somministrazione per uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere con l'aiuto di un bicchiere di acqua, da 180 a 240 ml, con la paziente in posizione seduta o in piedi. Si consiglia di utilizzare acqua in bottiglia con un basso contenuto di minerali se c'è un problema associato a livelli potenzialmente elevati di calcio nell'acqua del rubinetto, acqua dura. Le pazienti non devono sdraiarsi per 1 ora dopo l'assunzione di acido ibandronico. L'acqua è l'unica bevanda che può essere assunta con acido ibandronico. Le pazienti non devono copyright masticare copyright succhiare le compresse per il rischio di ulcerazioni orofaringee. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipocalcemia. Anomalie dell'esofago che ritardano lo svuotamento esofageo, come stenosi o calasia. Incapacità di mantenere la posizione retta in piedi o da seduti per almeno 60 minuti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipocalcemia. Un'esistente ipocalcemia deve essere corretta prima di iniziare la terapia con acido ibandronico. Anche altri disturbi del metabolismo osseo e minerale devono essere trattati efficacemente. Un'adeguata assunzione di calcio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazione farmaco-cibo. La biodisponibilità orale dell'acido ibandronico è generalmente ridotta dalla presenza di cibo. In particolare, i prodotti contenenti calcio, incluso il latte, e altri cationi polivalenti, quali alluminio, magnesio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere acido ibandronico Ag durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere acido ibandronico Ag durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. L'acido ibandronico ha solo per l'uso in donne in postmenopausa e non deve essere assunto da donne in età fertile. Non vi sono dati adeguati provenienti dall'uso dell'acido ibandronico, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Sulla base del profilo farmacodinamico e farmacocinetico e delle segnalazioni di reazioni avverse, si può prevedere che l'acido ibandronico non ha alcuna influenza o ha un'influenza trascurabile sulla capacità di guidare e di azionare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più gravi segnalate sono reazione /shock anafilattico, fratture atipiche del femore, osteonecrosi della mandibola /mascella, irritazione gastrointestinale, infiammazione oculare. Vedere paragrafo descrizione di alcune, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non si hanno a disposizione informazioni specifiche sul trattamento del sovradosaggio con acido ibandronico. Comunque, sulla base delle conoscenze di questa classe di farmaci, il sovradosaggio orale può determinare reazioni avverse del tratto gastrointestinale superiore, quali disturbi di stomaco, dispepsia, esofagite, gastrite o ulcera, o ipocalcemia. Latte o antiacidi devono essere somministrati per legare l'acido ibandronico e ogni reazione avversa deve essere trattata sintomaticamente. Proprio per il rischio di irritazione esofagea, non deve essere indotto il vomito e la paziente deve restare in piedi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per il trattamento delle patologie ossee, bifosfonati, codice ATC. M05/06. Meccanismo d'azione. L'acido ibandronico ha un bifosfonato estremamente potente, appartenente al gruppo dei bifosfonati contenenti azoto, che, proprietà farmacocinetiche. Gli effetti farmacologici principali dell'acido ibandronico sull'osso non sono direttamente legati alle effettive concentrazioni plasmatiche, come dimostrato da vari studi condotti sull'animale e sull'uomo.
Assorbimento. L'assorbimento dell'acido ibandronico nel tratto, dati preclinici di sicurezza. Nel cane sono stati osservati effetti tossici, ad esempio segni di danno renale, soltanto ad esposizioni considerate significativamente superiori all'esposizione massima nell'uomo, il che depone per una scarsa rilevanza clinica. Elenco degli eccipienti: nucleo della compressa, lattosio monoidrato, crospovidone, E1202, cellulosa microcristallina, E460, silice colloidale anidra, E551, sodio stearilfumerato, rivestimento della compressa. Alcol polivinilico, Macrogol barra PET 3350, talco, E553B, titanio diossido E171, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di acido ibandronico EG a base di acido ibandronico sale monosodico monoidrato sono: acido ibandronico Alter, acido ibandronico DOP generici, acido ibandronico Milan, acido ibandronico Pensa, acido ibandronico Teva, acido ibandronico Zentiva, Bonviva. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.